Allora, le cose sono andate pressappoco così. Ieri ero a casa di amici e fra questi amici c'era una ragazza sui 20 anni. Sapendo che sono uno psicologo, mi ha chiesto dei consigli perché è stata lasciata e quindi era affranta, eccetera. Naturalmente mi ha approcciato dandomi dell'EIL, qualcosa mi ha gettato in un abisso di sconforto, ma comunque questi sono problemi miei. Allora, nel parlare con lei mi sono accorto di due cose che non solo questa ragazza, ma che tutti, me compreso, quando si viene lasciati si tende a fare. Sono due cose assolutamente poco, non dico sane, ma assolutamente poco fruttuose. Vediamo quali sono. Allora, la prima cosa che tutti tendiamo a fare quando veniamo lasciati è che ci perdiamo alla ricerca dei perché questa persona ci ha lasciato. Punto primo, sapete il solito discorso, conscio e inconscio, spesso le persone non sono del tutto consapevoli dei propri atti, ma diciamo che questo è come dire, l'eventualità più rara. Il problema è che le persone lo sanno e questi motivi possono essere profondamente dolorosi per voi. Cioè, siete sicuri che vi potrebbe far star bene sapere che siete stati lasciati perché non gli piacevate esteticamente abbastanza, non gli eravate abbastanza simpatico quello che è. I motivi per cui noi veniamo lasciati a volte sono particolarmente duri, aridi, in alcuni casi molto gretti, e questa cosa non ci farà stare meglio, non ci farà stare meglio neanche secondo il principio del no, io voglio sapere la verità perché tanto più è brutta quanto più io capirò che quella persona era antipatica, inadatta, e quindi me ne farò facilmente una ragione. Non ce ne facciamo una ragione a sapere che non siamo abbastanza belli, abbastanza simpatici, per cui voglio dire, accontentatevi il più delle volte dei motivi che vi vengono dati, magari sono anche in qualche modo delle bugie, però sono fatte anche a fin di bene, perché tante persone ci lasciano, ma questo non vuol dire che ci odino o che ci vogliano fare del male. Per cui invece di perdervi in questa ricerca infruttuosa e dolorosa, io vi consiglierei di fare una cosa che invece non facciamo mai, ed è il secondo punto. Perdiamo di vista il semplice fatto che questa persona non ci vuole. Cioè, questa sembra un'ovvietà, ma non lo facciamo, non lo accettiamo. Allora, la gravità e la profondità di questo concetto che ci sfugge, motivo per cui preghiamo, supplichiamo, pietiamo di tornare insieme alla persona, ci apparirà più chiaro nel momento in cui ribaltiamo i ruoli. Provate a immaginare di essere una persona che ha lasciato qualcun altro e questo qualcun altro continua a voler tornare con voi con argomentazioni logiche, con argomentazioni illogiche, emotive, piangendo, sorridendo, scrivendovi, ma voi non avete assolutamente nessuna intenzione di tornare con questa persona. Allora, se va bene questa cosa, voglio dire, impietosisce, se va male è molesta, infastidisce, per cui non è una questione di mero orgoglio. Non vi dico non cercate più questa persona perché dovete essere orgogliosi, dovete far vedere, non dovete far vedere niente, cioè ci sta anche la debolezza, ci sta anche fra l'altro ci sta anche il tentare di recuperare un rapporto, per cui voglio dire, rispetto anche a quello che dicevo prima, possiamo cercare le ragioni, possiamo parlare con la persona, però sempre che questa persona abbia voglia di comunicare, abbia voglia di fondamentalmente continuare ad avere una relazione o cercare di recuperarla, questo lo capiamo, ma se la persona ci rifiuta, se la persona ci dice no, se la persona ci rimbalza, non ci concede appuntamenti, non ci vuole parlare al telefono, che senso ha volere una persona, continuare ad amare una persona che non ti vuole? Cioè non è che non vuole in generale, non vuole proprio te. Io credo che questa cosa basilare sia così ovvia che però sfugge alla vista dei più, come è successo a me in passato. Ed è molto importante tenerla in considerazione per evitare di trovarsi sul teatro della vita nei panni di un attore che a noi stessi starebbe antipatico. Per cui non perdiamo il nostro tempo a cercare
motivazioni e verità che potrebbero essere moltissimo dolorose, perché poi c'è un'altra persona, ci sentiamo umiliati, eccetera, e potremmo anche in effetti accontentarci di ciò che ci viene detto, perché magari ciò che ci viene detto viene detto per cercare di non urtare la nostra sensibilità, e allo stesso tempo evitiamo di drenare le nostre energie, il nostro bene, il nostro amore verso situazioni e persone che non ci desiderano più. E vi saluto e al prossimo video. PS, i ragazzi sui 20 anni che mi incontrassero per la strada sono autorizzati a darmi del tu, così io mi evito di indossare queste magliette ultra giovanilistiche con le quali tento di coprire il tempo che passa, ma che naturalmente non riesco a fare.